Guardate qua fuori, c'è un robottino, eccolo. Sono stato in Giappone per visitare Woven City, la città costruita da Toyota per testare nuove tecnologie per la mobilità, dalle auto a guida autonoma ai sistemi di visione AI. E non è una città finta, ci abiteranno persone reali, scienziati, start-up, ricercatori, e arriverà a coprire l'equivalente di 100 campi da calcio. Sono arrivato però a Tokyo un paio di giorni in anticipo per fare un po' il turista. Ho corrotto dei cani in un dog caffè, ho mangiato pancakes e un sacco di sushi. E poi è iniziata la mia immersione vera e propria nel mondo Toyota. Sono stati 3 giorni intensissimi. Nel primo sono andato a Nagoya per scoprire la storia dell'azienda e delle auto. Il secondo sono finalmente arrivato a Woven City, dove ho anche conosciuto Daisuke Toyoda, il figlio di Akio Toyoda, l'attuale presidente dell'azienda. E il terzo giorno di nuovo a Woven City per l'Inventor Garage, il laboratorio dove vengono testati i prototipi delle nuove tecnologie. Iniziamo. Buongiorno ragazzi, primo vero giorno qua con Toyota, ci siamo dati appuntamento alle 9:05 qua dietro dove ci sono i gruppi, perché lasceremo le valigie, ce le portano loro direttamente al prossimo hotel, mentre noi saremo liberi per girare il Giappone. La prima tappa oggi è Nagoya, quindi cambieremo città, andiamo dritti a Nagoya con lo Shinkansen per vedere musei dedicati a Toyota. Siamo saliti sullo Shinkansen, direzione Nagoya. Questa è un po' la linea storica dello Shinkansen. È partito esattamente alle 10:09 come da biglietto. In Giappone il ritardo medio di questi treni è di 36 secondi all'anno, abbastanza efficienti. Ufficialmente arrivate a Nagoya. Sai per cosa è famosa Nagoya? Non lo so. Perché è la città dove è nata la Toyota. Ah, questo lo so. Infatti a 2 passi da qua c'è un'altra città che si chiama Toyota City, letteralmente. Con il pullman siamo arrivati al museo della Toyota. Qua c'è anche un ristorante italiano dove abbiamo fatto un pranzetto leggero. Non era proprio italiano, c'era il riso con la carne, però una via di mezzo. E ora ci facciamo un'oretta di visita qua al museo per scoprire un po' com'è nata la Toyota, la sua storia fino ad oggi e per avere il contesto necessario per capire domani dove si vedrà il futuro dell'azienda. Qua davanti a me c'è una delle prime macchine Toyota, che non sono delle automobili ma sono delle macchine per filare, perché la Toyota è iniziata proprio così. Ora vi vedo un po' la storia. Il fondatore della Toyota è Sakichi Toyoda, che ha fondato la sua azienda di telai automatici che si chiamava Toyoda con la D. Solo dopo, quando suo figlio cambierà l'azienda trasformandola in un'azienda di motori, cambierà anche il nome dell'azienda in Toyota con la T, anche perché in giapponese si scrive con 8 segni, con numero fortunato. Questa macchina che ho qua dietro è il telaio automatico inventato proprio da Sakichi ed è un telaio non stop, perché i telai precedenti fondamentalmente quando finiva il filo si fermavano, e questo crea per la prima volta un'automazione industriale, cioè la navetta con all'interno il filo viene cambiato in automatico, e qua viene introdotto un concetto che diventerà il DNA di Toyota, ed è per questo che questa macchina è così importante, cioè il concetto di automazione intelligente, in giapponese Jidoka. Questo perché il buon Sakichi era ossessionato dall'efficienza. Infatti tutta la produzione Lean che adesso è utilizzata nella maggior parte delle fabbriche del mondo nasce proprio grazie alla Toyota. Il concetto del just in time, del Kaizen e del miglioramento continuo sono tutti concetti nati con la Toyota. Spieghiamoli un attimo. Il Lean Manufacturing, ovvero la produzione snella, è un sistema di produzione sviluppato negli anni 80 e 90 da Toyota per la massimizzazione del valore generato e si basa su 2 principi cardine: il just in time, che prevede di produrre solo ciò che è stato venduto o che ci si aspetta sarà venduto con alta probabilità, così da evitare sprechi e gestione in magazzino, e il Kaizen, ovvero il principio di miglioramento continuo, che consiste nello stimolare tutti i lavoratori a trovare piccoli miglioramenti del prodotto e del sistema di produzione che sommati facciano la differenza. Questi principi introdotti da Toyota hanno rivoluzionato l'industria in tutto il mondo. Continuiamo. Poi qua il museo prosegue raccontando un po' la storia della tessitura pre-Toyota, quindi il cotone che arrivava in Giappone, in che modo il cotone viene filato in maniera tradizionale e in che modo le macchine hanno industrializzato questo processo. E qua c'è una serie di macchine che raccontano proprio questo processo. Yaki, cosa sta succedendo? Ci sta facendo vedere come funziona l'automazione dei primi macchinari automatici ed è fighissimo. Tutte queste serie di invenzioni che sono state fatte per rendere automatica la filatura, a un certo punto sono state vendute tutte agli inglesi, alla più grande società di macchine automatiche inglesi. Sono stati venduti tutti i brevetti e con i soldi ottenuti grazie alla vendita di questi brevetti, la Toyota ha finanziato il passaggio nel mercato dei motori. È un po' come se oggi la Toyota vendesse tutta la parte automobilistica per finanziare la parte robotica, una scommessa veramente pazzesca. La Toyota però non ha smesso di fare telai, ha venduto i brevetti ma ha continuato anche quel business, dividendo l'azienda in 2, la parte di motori e la parte di telai, che poi si è evoluta diventando quella che è oggi la Toyota Industries.
Qua abbiamo una fantastica mappa dell'interezza del Toyota Group. L'antica Toyota Loom Works, che è quella dei telai, diventa la Toyota Industries e la Toyota Motor Company rimane Toyota Motor Corporation. E come vedete la parte di ricerca e sviluppo diventa Woven, che è la parte di tecnologia di frontiera di Toyota, e domani infatti andremo proprio a Woven City, come se fosse una città dove la Toyota fa ricerca e sviluppo e testa la tecnologia di frontiera. Da questa parte si passa dai telai alle automobili. Vediamo un po'. Il motivo per cui passano dai telai alle automobili è perché il figlio del fondatore, Kijiro, dopo un viaggio negli Stati Uniti e l'Europa, si rende conto di quanto le auto stiano diventando popolari e decide che quello è il mercato in cui entrare, e quindi inizia a studiare il motore. Da questa parte in poi si vede come hanno creato i primi motori, superando le prime sfide tecnologiche, creando le prime linee produttive, passando poi per tutti gli avanzamenti tecnologici di motori di modello in modello, fino ad arrivare a modelli elettrici, idrogeno, eccetera, eccetera. Tra l'altro sui muri faceva ridere perché probabilmente c'era tutta la spiegazione della storia a mo' di manga. Purtroppo era in giapponese e quindi non la capivo. E poi la parte più grande era dedicata alla ricostruzione semplificata della fabbrica vera e propria come adesso. Quindi c'era la parte di creazione vera e propria dei pezzi, come i cilindri, l'assemblaggio dei vari pezzi con i bracci meccanici, la pittura della scocca, l'unione della scocca con il motore, tutte queste cose qua che a me fanno impazzire. Purtroppo durante questa visita noi non potremo vedere la vera e propria fabbrica di Toyota, una delle tante che esistono qua, e quindi sono contento di aver avuto uno sneak peek in questo museo. Poi c'erano anche tutti quanti i modelli di automobili possibili e immaginabili e non c'era abbastanza tempo per ascoltare l'audioguida su ogni singolo modello. A quel punto siamo andati in un nuovo museo, anche questo sulle automobili, questa volta non solo su Toyota, ma in generale automobili. Infatti si apriva con una fantastica Toyota modello AA, di cui oggi al mondo esiste solamente un esemplare preservato, non quello che vedete che è una replica. Dopodiché il museo parte dalle automobili di primissima generazione, quindi fondamentalmente delle carrozze con un motore, che di carrozza in carrozza si sono evolute sempre di più. C'erano già al tempo carrozze con motori elettrici, con motori a vapore, con motori a benzina. Ci hanno fatto vedere i vari modelli, come la prima macchina effettivamente prodotta in massa, cioè la Ford modello T, per poi passare di anno in anno ad auto sempre più moderne. Ed è stato fighissimo vedere tutte le piccole modifiche che hanno portato all'estetica che oggi hanno le auto. C'erano le auto gigantesche americane, le auto più piccoline europee, c'erano le primissime auto da corsa, fino ad arrivare ai modelli recenti con il motore a idrogeno. Auto preferita di questa visita? Probabilmente quelle storiche giù sotto, sono una più pazzesca dell'altra. Dopo una cenetta molto buona sulla griglia con tutti, mi sono fatto un giro e poi in. Adesso sono di nuovo sullo Shinkansen in direzione Mishima, che però non è la tappa finale di oggi perché stiamo andando dritti a Woven City. Purtroppo il meteo non ci assiste, ma non ci ferma nulla. Dopodiché abbiamo preso come al solito il pullman che ci ha portati a pranzo. Sono le 11:30, un pranzo molto presto, molto giapponese, finalmente un posto veramente tipico. Comunque Mishima non è un posto turistico del Giappone, è una città industriale. Per pranzo un po' di antipastini e poi questa sorta di zuppa che uniremo con la carne, con il riso, con la zuppa di miso, un po' di tutto. E è arrivata anche la tempura. Pranzo molto buono e dopo qualche minuto in pullman siamo finalmente arrivati a Woven City. Qua ci sono giornalisti e creator da tutta Europa e anche persone del team di Toyota. Qua davanti a me una serie di loghi di tutte le aziende che partecipano al progetto. Sembra effettivamente in tutto e per tutto una città, ci sono anche i mezzi di trasporto, ci sono i semafori, le piste per i monopattini. Anche questa struttura è fatta in modo che le macchine possano passarci in mezzo, proprio perché se vuoi testare tutte le tecnologie nel mondo della mobilità hai bisogno di un luogo che sia esattamente su misura per questo, quindi come una città vera. Qua abbiamo un pezzo della mappa, noi siamo qua al Welcome Center, qua c'è il Kakesan Invention Hub. Kakesan è una parola giapponese che significa moltiplicazione, un po' come il Kaizen e tante altre sono un po' le parole chiave che hanno reso famosa Toyota. Qua c'è il Weaver Center e Weavers siamo noi, tutte le persone che vengono, testano queste tecnologie. Qua c'è il Convenience Store e poi sicuramente qua continua perché ci sono un sacco di altre aree, come per esempio un garage per innovatori che è già in partnership con varie aziende. C'è la differenza tra inventor e weaver. Gli inventor sono quelli che vengono qua a portare le tecnologie e weaver sono quelli che ci vivono dentro. Capito, quindi. sì, cioè. Quindi io sono un weaver e Yaki è chiaramente un inventor. Mannaggia. Però il signor Toyota himself ha detto di essere master weaver. Insomma, il concetto è semplice: hanno trasformato quello che sarebbe un hub di ricerca in una vera e propria città per poter testare qualsiasi cosa. Immagino che ora ci diranno esattamente cosa, però io già vedo lampioni, monopattini, autobus, semafori. Immagino che tutto qua sia pieno di sensori, abbia più funzioni. Non vedo l'ora che ci dicano esattamente come funziona qua. E come sapete io sono veramente un appassionato di città da parecchio tempo, da quando viaggio in realtà. Mi piacciono i
treni, mi piace muovermi in treno, mi piace la mobilità e quindi questo progetto mi gasta parecchio. Guardate qua il professionista, bellissimo, professionale. Qua abbiamo il convenience store, ci sono le merendine che non sono solo per display ma perché in questo periodo questa città inizierà a essere popolata da dipendenti di Toyota, da start-up, da scienziati, ricercatori, proprio per testarne al 100% la capacità e per sfruttare un po' tutte le menti che entrano qua, appunto i famosi Weaver di cui parlavo prima, motivo per cui ora qua ci sono già parecchie cose. Là mi sembra proprio infatti che ci sia un ristorante, sì, quindi tutte le persone legate al progetto stanno qua. La fase 2 del progetto è ancora in costruzione, quindi non è ancora finito, ma sta iniziando a essere fully operational. Qua c'è un po' la spiegazione di tutte le tecnologie, per esempio la e-palette, che è questo pulmino che avete visto anche prima, che può fungere sia da trasporto, sia per cibo e bevande, sia per intrattenimento. Poi abbiamo personal mobility vehicles, che penso siano questa evoluzione qua dei monopattini elettrici, e poi chiaramente lo sharing delle auto che si guidano da sole, quindi il futuro della guida autonoma. Ovviamente i robottini che portano in giro il delivery, questi già esistono in alcune città, ma si deve ancora un po' capire qual è il miglior modo di utilizzarli. Comunicazione da remoto, robottini che si muovono da soli, trasportano cose, e qua una serie lunghissima di iniziative e invenzioni, come per esempio cercare di creare spazi con poco polline, il futuro delle vending machines. Abbiamo appena ascoltato un discorso del signor Toyoda Junior, quindi il vicepresidente dell'intera azienda, ma pronipote di quel Toyota che ha trasformato l'azienda tessile in un'azienda di automobili. Ci sta raccontando la storia dell'azienda, nonché la storia del suo bis nonno. Abbiamo salutato il signor Toyoda e adesso siamo usciti perché finalmente ci fanno vedere un po' di cose. Per esempio ci hanno appena raccontato che in queste case qua ci vivono già 100 persone. Ora ci portano in questo palazzo di vetro. Questo è il Kagesan Invention Hub, dove i weavers, cioè i cittadini diciamo, e gli inventori possono collaborare per cercare tutte le nuove soluzioni tecnologiche per la mobilità. Mobilità non vuol dire semplicemente spostarsi dal punto A al punto B, ma qualsiasi cosa legata al movimento. Ce lo spiegava prima il signor Toyoda. Questa è la wish list dei residenti, in modo che gli inventori possano lavorare a queste cose. Qua per esempio una lista di alcuni inventori. Daido è invece un'azienda di vending machines. Questi sono un po' i feedback e qua si stanno inventando i nuovi modelli di vending machines. Questo ce l'ha Yaki da lei nello studio. Questi robot qua che vedete, che fanno le delivery, camminano sempre sottoterra qua, sotto Woven City. Guardate qua fuori, c'è un robottino, eccolo. Un robottino. Che hai trovato? Che c'è qua? Il karaoke. Ah, c'è il karaoke. Perché sono pensati per essere modulari e quindi adattarsi a tutte le varie... Certo, sono adattabili. Qua c'è il karaoke, mentre di là c'è la cucina per mangiare. Ok, siamo usciti. Qua abbiamo il supermercato. Guardate un po'. Ho finalmente scoperto cosa fa quel robottino. È praticamente un parcheggiatore che si collega, immagino, tramite dei sensori con l'auto e te la porta via. In questa dimostrazione all'interno c'era un guidatore, ma che non toccava il volante, penso fosse la sola per ragioni di sicurezza, perché in realtà è fatto per funzionare in maniera automatica. Immagina di aver fatto una corsa in ride sharing, lasci la tua macchina in mano al robottino e poi ci pensa il robottino a portarla via. È interessante perché ovviamente se la tua auto è già un'auto a guida autonoma, allora non ti serve, ma se la tua auto è un'auto normale, basta inserire un box all'interno della macchina ed è come se quel robottino la trasformasse in una macchina a guida autonoma. Molto fico. Poi ci hanno fatto vedere i loro monopattini, belli grandi, a 3 ruote, e io che sono monopattinaro ne volevo assolutamente uno. Poi siamo passati dal bar per controllare il loro sistema di visione AI e abbiamo avuto l'occasione di fare un paio di domande al CTO. Dopodiché eravamo stremati e siamo andati in hotel. Siamo arrivati all'hotel in un luogo un po' remoto qua in Giappone, ma che non solo è un hotel, ma è la sede del museo del motorsport. Si chiama Fuji Speedway Hotel, non a caso, ma perché dovrebbe dare proprio sulla pista. Non mi metto a filmare adesso tutte le auto d'epoca che ci sono qua, perché tra poco faremo la visita. In questo momento mi trovavo al Fuji Motorsports Museum, un museo dedicato alla storia dell'automobilismo giapponese e mondiale, in particolare sulla parte di racing, con un sacco di modelli originali e leggende delle corse. Il Fuji Speedway è uno dei circuiti storici del Giappone, una pista di Formula 1 ai piedi del Monte Fuji, famosa per il lunghissimo rettilineo e per aver ospitato GP iconici dagli anni 70 fino al ritorno recente della Formula 1. L'hotel dove mi trovavo è un hotel di lusso, costituito direttamente dentro il complesso del circuito, con camera in vista pista e Monte Fuji, che purtroppo non ho visto perché era un po' nuvoloso.
L'atmosfera motorsport è ovunque e ci sarebbe anche l'accesso diretto ai paddock e l'attività di racing. Questa è la macchina originale che ha vinto nel 2019. Cos'è che ha vinto? Ha vinto Le Mans con il mitico Fernando Alonso. La cena era veramente pazzesca. Dopodiché stamattina ho lasciato la stanza, ci siamo diretti qua di nuovo a Woven City nell'Inventor Garage. Siamo in un'altra area rispetto a quella delle case. È un hangar gigantesco e ora scopriamo bene cos'è. Ora siamo seduti, ci faranno una lezione, penso. L'Inventor Garage è un po' come se fosse il laboratorio dentro il laboratorio. Se l'intera Woven City è un hub di sperimentazione delle tecnologie come la guida autonoma, l'intelligenza artificiale, i robottini eccetera eccetera, i prototipi e i test di tutte queste tecnologie vengono fatti proprio qua. È un posto gigantesco, qua vedete solamente un capannone diciamo dei vari che ci sono. Questa era un'ex fabbrica di Toyota che poi è stata dismessa proprio ai piedi del Monte Fuji. Le tecnologie di cui parlo sono appunto la guida autonoma, un software di intelligenza artificiale generale collegato con tutti i sensori di tutta la città, un sistema di visione intelligente, i robot, i parcheggi intelligenti. In questo momento c'è un evento a cui sto partecipando che si chiama Kagesan 2026 e quindi questa cosa che vedete intorno a me sono tutti degli stand che ti raccontano ognuna di queste tecnologie. Yaki, qual è la tua tecnologia preferita di oggi? Ma allora, secondo me è molto interessante quella cosa lì del sfruttare i parcheggi delle macchine come sistemi di accumulo di energia. Poi lo fanno già, lo stanno già facendo. Pazzesco. What is your favorite technology here? Honestly speaking, data-driven automated driving is incredible, and also the AI vision engine that you'll see over here is incredible. I just came back from San Francisco, where you can actually live and use autonomous cars. Yeah. What do you think about that? I live between here and the Bay Area, and I've ridden in many automated cars. I've been working on automated driving for the better part of 20 years now, so I've pretty much ridden in every single one. We are actually partnered with Waymo to achieve that vision of zero accident society. Ci hanno raccontato un paio di cose su questo posto prima che fosse l'Inventor Garage, quando era una fabbrica. Aveva 7.000 dipendenti, produceva milioni di automobili e poi è stata dismessa e ora ci stanno facendo fare un tour. In quest'area c'era una gigantesca stamping machine. Qua c'era una gigantesca pressa ed è stato trasformato in un teatro. Quelle macchine che vedete hanno provato a levarle varie volte, ma non ci riescono perché sono il frutto di anni e anni e anni di olio lubrificante che si è infiltrato nel cemento. Quello vuol dire safety first in giapponese. Anzen Daichi. Dopodiché mi sono fatto un giro, ho provato finalmente il telaio, quello antico, la prima macchina costruita nel 1890. Ok, I change foot and then I do it. 1, 2, change foot. 1, 2. Poi ho testato il robot che fa il caffè, ho dato un'occhiata un po' a tutte le altre tecnologie che erano esposte negli spazi espositivi. Questa era una macchina che trasportava le automobili per portarle alla pittura, arrivando fino al quadricottero di Joby, che è molto più grande rispetto a come sembra nei video. Ora pausetta, che tra poco si pranza. Toyota, dopo oltre un secolo di storia, continua a guardare al futuro. Woven City è una specie di incubatore di startup sotto forma di città, dove gli innovatori possono testare le loro tecnologie in un ambiente controllato ma con delle persone vere che le utilizzano. Non avevo mai visto nulla di simile, sono curioso di sapere cosa ne verrà fuori. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ora vado a recuperarmi il libro The Toyota Way, che ancora non ho letto ma dopo questa esperienza è un must.